Ciao ragazzi, oggi parliamo con Magdi Makran, grande atleta di origini egiziane ma romano d'adozione. Vincitore della categoria medie taglie al campionato del mondo WABA nel 1989 davanti agli ottimi Marco Falcone ed Eric Pattin. Atleta di assoluta classe mondiale, cresciuto nella palestra di Filippo Massaroni, Magdi ha gareggiato con successo in tutte le principali federazioni dell'epoca, cominciando nella NABBA, passando successivamente alla WABBA e arrivando infine a confrontarsi con i migliori atleti degli anni 90 nelle file dei professionisti IFBB, dove ha avuto modo di calcare i palchi di gara con atleti del calibro di Ronnie Coleman, Kevin Nevroni, Paul Dillett, Nasser El Sombati, Bob Peris, Vince Taylor, Thierry Pastel e Momo Benazisa, solo per citarne alcuni. Eppure, a dispetto dei successi sportivi, il percorso di vita di Magdi è stato piuttosto complicato, dagli inizi difficili. Un lungo viaggio che lo ha visto approdare a Roma nei primi anni Ottanta, senza contatti, con pochi spiccioli in tasca e senza parlare una parola di italiano. Una situazione piena di difficoltà nella quale ha dato dimostrazione di grande spirito di adattamento, riuscendo a rifarsi una vita e ad affermarsi come uno dei migliori bodybuilder in Italia e nel mondo. Dotato di un fisico simmetrico, ben proporzionato, dalla linea classica, elegante, abbinata ad abbondanti masse muscolari, con i suoi 104 kg di muscoli armonicamente distribuiti su 1,73 m di statura, all'apice della carriera agonistica Magdi poteva confrontarsi con chiunque. Peccato che abbia dovuto abbandonare prematuramente la carriera sportiva a causa di problemi familiari, proprio quando era all'apice della forma. Una scelta non facile, nella quale ha dato esempio di grande maturità e valore umano. Di lui, oltre al talento atletico, apprezziamo la filosofia di vita, i valori umani, il fatto di non essersi mai montato la testa. Ambizioso ma non vanaglorioso, culturista in palestra e sul palco, ma uomo completo nella vita. Lungi dall'essere una meteora, ancora oggi, a 66 anni di età, Magdi continua ad allenarsi conservando una splendida forma fisica e, col suo esempio, rimane una fonte di ispirazione per tantissimi giovani e meno giovani. Ma bando alle ciance, lasciamo la parola a Magdi. Enjoy! Ciao Magdi, benvenuto sul canale. Partiamo subito con le domande. Oh, grazie. Ciao Magdi, ciao, grazie Ciao. per aver accettato l'invito. Parla un pochino delle tue origini, dove sei nato, tu hai un'esperienza abbastanza, abbastanza interessante, hai un percorso di vita, diciamo in cui hai cambiato vari paesi, per cui dai, spiegaci un po' dove nasci, dove nasce la tua passione per il bodybuilding e così via. Allora io sono nato ovviamente in Egitto, al Cairo, nel '59, quindi 66 anni. Diciamo in un diciamo così, un ambiente abbastanza sbagliato, non era il massimo. Quindi, in poche parole io ho dovuto crescere me stesso. Ecco, facevo il genitore a me stesso. Quindi mi adattavo, cercavo comunque di, rimediare quello che si poteva rimediare, ero diventato poi con il tempo, visto e considerato che diciamo avevo molto artriti con soprattutto con mio padre, quindi, ero diventato molto violento, un ragazzo violento e Un po' cercavo. ribelle, dai, un po' ribelle. Sì, molto, cercavo il contatto fisico, andavo a scuola solamente per fare le botte, ecco la la cercavo di misurarmi sempre, in questa maniera, ma avevo, con il tempo l'aggressività aumentata. Quindi sì, eri ribelle, diciamo eri un ragazzo, era un periodo un po' di crisi e quindi Sì. chiaramente reagivi così. Sì, reagivo così, però diciamo, avevo creato, i modi miei per, adattarmi a certe situazioni, quindi diciamo, anche se questa aggressività non era il modo giusto, come poi rimediavo, insomma, da mangiare o cose così, ero molto bravo, usavo molto cervello, ero molto furbo, quindi magari, non lo so, non c'erano i supermercati, ma c'erano i mercati, avevo i miei trucchi,
o in Campania andavo ovviamente ai contadini e prendevo le cose, la frutta, pannocchie e cose così. Quindi lo spirito, a parte il discorso quello che facevo che era giusto o sbagliato, però, riuscivo a adattarmi, cioè andare avanti. Questo Quindi è. diciamo tu non hai avuto un'infanzia abbastanza difficile, nel senso che hai dovuto arrangiarti molto perché non sei nato nella bambagia, diciamo non sei nato in una famiglia ricca e quindi o comunque benestante, quindi hai dovuto Beh, molto a parte il discorso che ricca o povera non è quella era, un ambiente sbagliato, ecco, senza sì, entrare diciamo, alcuni discorsi molto delicati perché quello era. eh, diciamo Dopo e quindi crescendo in questo contesto, diciamo in questo contesto in cui ti sei dovuto un po' arrangiare, come nasce, come ti sei avvicinato anche al bodybuilding, allo sport? sì, ecco, chiaramente, ero anche preparato fisicamente, quindi usavo la corsa per scappare, quindi correvo, facevo a scuola spesso c'era 1 ora di diciamo, ginnastica, chiamiamola così, parallele, la sbarra per rafforzare i muscoli perché dovevo fare, il braccio di ferro, con le scommesse, con i soldi, no, cioè capisci come usavo il e quindi però con il tempo ovviamente quel discorso mi vedevo, che il mio fisico, cambiando ero un fascio di praticamente di nervi, era tutto disegnato, facevo flessioni, cose così. Un giorno, così entravo nel discorso subito, che credo che c'avevo 17 anni, più o meno così, stavo al centro, ehm, come tutti quanti credo, ho visto un giornalaio, c'era la rivista Muscle Fitness, che c'era Schwarzenegger quando ha vinto l'ultimo Olimpia, no, quindi io sono rimasto credo 2, 3 minuti, non sentivo nessuno, non vedevo niente, ero fissato, ero con uno scemo diciamo, no? No, hai ispirato, Sì, no, sì. cavolo. M'ha accesa una cosa in testa molto strana, praticamente, che cosa ho pensavo, cosa ho detto subito, che se un discorso che sembra molto strano. Ho detto: "Io voglio vincere i mondiali." Cioè, non ho detto: "Io voglio diventare come questo." Ho detto: "Io Certo, voglio vincere i mondiali." Quindi praticamente, ho preso la rivista, ovviamente, sono andato a casa, io ovviamente a casa non parlavo mai cioè non sapevano nemmeno la mia voce com'era, non c'era, non parlavo. E tutto quello che faceva fuori era una cosa mia. È una vita completamente diversa. Portato la rivista e mi sono chiuso dentro la ca ovviamente era in inglese e io non sapevo è chiaro. l'inglese. Sì, È sì, chiaro. non m'interessava, quel discorso. Io guardavo questi, ero fulminato praticamente. Dicevo: "Io devo diventare il campione del mondo." Molto probabilmente questa frase aveva un senso, perché quella era la mia salvezza. In che senso? In quello sport che cosa ho trovato? Ho trovato un'altra identità ho trovato la dignità, ecco, la mia Certo, personalità. La volontà non mi mancava perché ero un ragazzo molto cioè molto duro anche di carattere. Mi vedevi a 6 anni, sì, avevo il fisico di un ragazzino, ma ero un uomo, ero certo. assolutamente un uomo. Hai dovuto crescere presto e quindi anche caratterialmente ti sei formato. No, avevo un carattere completamente osservavo, la mia fissa era quella, osservare e guardare tutto quello che c'era, tutto quello che succede, come si comportava la gente. Tutto questo m'ha permesso di imparare tantissime cioè il comportamento umano è una scuola, non quello Assolutamente. non quello che si dice. Quello che si dice poi deve combaciare con il comportamento. Se non combacia, so che questo è un bugiardo, non è e non è Chiaro, difficile. Sì, concordo. Quindi diciamo da questa rivista di Schwarzenegger, diciamo questi tuoi inizi in un'infanzia abbastanza difficile perché in famiglia non ti trovavi, difficoltà di vario genere,
trovi una via di fuga, una via di uscita nel bodybuilding, che comunque è uno splendido Sì. sport, quindi cominci ad allenarti, ma senza pesi, No, sempre a corpo libero. dicevo ovviamente sì, non avevo la possibilità, tutta questa possibilità di andare in una palestra o centro sportivo, però ovviamente la sera scavalcavo e entravo dentro il centro sportivo, mi allenavo con sempre a sbarra, parallele, flessioni, quando ogni tanto in Egitto c'erano le piazze. Certo, Una piazza e trovavi uno che praticamente c'aveva dei pesi per terra e una panchina di legno, ovviamente a pagamento, quando potevo pagare bene, ti sfasciavi la schiena perché era il legno duro, i pesi non sì. sono equilibrati, cose così, però non mi interessava niente, cioè non era, dopo mi è partito poi il discorso in testa. All'epoca io andavo a lavorare da un benzinaio, e quindi praticamente ho detto io devo andare via, nel modo più assoluto, cioè non c'erano su quello. Intendi via dall'Egitto? Certo, dovevo andare via dall'Egitto perché non è questo l'ambiente che a me piace, oltretutto c'era anche un razzismo verso i cristiani, una situazione politica particolare e va bene, a parte non ero assolutamente contento, e quindi praticamente ho cominciato a mettere tutti i soldi che io guadagnavo, ovviamente nascondevo i soldi, perché Chiaro, si capisce perché, no? Nascondevo i soldi e piano piano ho cominciato a informarmi, che ne so, come si fa il passaporto, perché è la prima volta, e quindi ti informi, sai che il passaporto ti costa tot, il biglietto ti costa tot, eccetera, eccetera, e il visto ti costa, perché calcolando che io inizialmente volevo andare in America, ovviamente non ho potuto perché insomma per andare in America non era così una cosa facile, rifiutavano subito quando ci sanno che voleva un visto particolare, certo. no, devi avere soldi e non devi venire dall'Africa, diciamo. Ah, ecco sì, ci voleva sì. No, Chiaro, chiaro. ovviamente io credo adesso se loro hanno ragione o no, però sapevano che tutti volevano andare a lavorare con la scusa di il turismo, perché dopo rimanevano, no? Certo. E quindi questo è stato scartato e ho deciso per l'Italia, avevo la possibilità, ho trovato un modo anche per fare il visto perché se andavi in ambasciata ti mandavano via, quindi Chiaro. avevo le mie strade, ecco, quello Certo, è il discorso. Sono venuto per, diciamo, per stringere un pochetto, sono certo. venuto in Italia che c'avevo 200.000 lire in tasca. Ah, però quindi diciamo, se ho ben capito, sei venuto verso l'81 con 200.000 lire in tasca. Sì, Un vero pioniere, dai, coraggioso da parte tua, ma si vede che proprio non ne potevi più della situazione. senza sapere nulla, neanche una parola in italiano, zero assoluto. E lì era, e poi ecco, ti trovavi oltre la lingua. Il problema, sì, la lingua sì, ma è un altro mondo, un'altra cultura, un altro modo di comportamento che non c'entra niente da dove vengo. Quindi erano situazioni che tu ti devi adattare, non sono l'altri che si devono adattare a te, capisci il discorso? E quindi sono finiti in questi 200.000 lire, ho dovuto poi, sono andato alle stazioni Termini, ho visto che ci stanno dei gruppi nordafricani, vai a parlare perché la lingua è questa e ti dicono ok, la mattina c'era una chiesa a San Giovanni, questi ti danno la colazione, 5.000 lire, quella di carta di non lo so se ce l'hai presente. Sì, quella Eh, eh, poi il pranzo c'era un'altra chiesa, la sera c'era a Caritas. certo. A Caritas si faceva anche i trucchi perché ti davano una busta, però non bastavano, quindi t'accamozzi col cappello, cambi il cappotto con un altro, ti presenti un'altra volta, ti prendi un'altra bustina. Era il dormire che era onestamente molto difficile perché ho dovuto dormire dentro
stazioni di treni con ovviamente tossici, ladri e cose così. Era molto dura, sinceramente era questo inverno me lo ricordo tutta la vita perché, dovevo anche certe volte crollavo, dormivo per terra, Sì, cioè non sì, sì. quello sì. E poi ovviamente, avevo a questo punto dovevo fare qualcosa e cominciato a chiedere a destra e a sinistra sempre quelli che parlavano arabo così, e mi ricordo che mi hanno presentato, dice: "Guarda che questo signore così, così parla arabo". "Come parla arabo?" Era praticamente un ebreo nato in Egitto che c'aveva l'attività, di vendeva le stoffe insomma, no, e questo m'ha preso subito a benvolere diciamo, lo aiutavo lì al magazzino, mi dava da mangiare e qualche lira e lì ho cominciato andare avanti. Dopodiché ho conosciuto un ragazzo italiano, era bravissimo, io non faccio mai i nomi perché non lo so No, perché no, non non è il caso, comunque va benissimo, benissimo. Stiamo sì. raccontando la tua storia, una storia anche difficile che mi fai capire. Era un ragazzo bravissimo e dici ovviamente il mio italiano faceva ridere perché calcolamo, il signore ebreo parlava arabo e non era di tanto aiuto a livello di lingua diciamo, no, conosciuto questo ragazzo, dici: guarda, ti io c'ho un banco di abbigliamento e vieni con me, mi dai la mano", e m'ha cominciato a insegnarmi, l'italiano, piano cioè, quel minimo che ovviamente perché ci vuole tempo per uno che non ha studiato la lingua, no, e poi un giorno dici: "Ma" gli ho detto: "Senti, io voglio fare" facevo così, pesi, che gli dico: "Palestra, che palestra?" Che ne so, dice: "Ah, tu ti vuoi allenare?" Sì. Dici: "Guarda, io se lo sapevo, io mi alleno da Massaroni." Wow. Oh, dico: "Massaroni, e chi è?" Vabbè, che me frega, cioè non sapevo niente di nessuno, ma Chiarissimo, chiarissimo. praticamente lui m'ha offerto un letto dentro la casa sua e quindi ecco qua che abbiamo rimediato anche la casa e m'ha portato a questa palestra di Massaroni che era si chiamava l'Atena, è ovviamente molto conosciuta, calcoliamo l'83 a Roma credo che non c'erano, non so, 4 o 5 palestre, adesso non c'ho idea. Era assolutamente pienissima, era una cosa ma, non c'era spazio. E io sono entrato, ho visto tutti questi attrezzi, che cosa la prima cosa che ho pensato: "Questo è il mio posto, questo è il mio posto". Cambia la maglietta, all'epoca non mi ricordo quanto prendevano al mese, forse 15.000 lire, 20.000 lire, una cosa del genere, Sì. Ho pagato subito, ho cambiato, ho messo la maglietta, non c'era ovviamente istruttori, non c'era nessuno. Massaroni avrò visto, veramente pochissime volte perché c'aveva sempre da fare e non passava spesso. Ogni tanto sì, anche come allenamenti, onestamente avevo visto allenare forse 3, 4, 5 volte così, non e quindi praticamente, Comunque io Magdi, lasciami dire, no, dopo un percorso durissimo, sei mh, scappato dall'Egitto per ovvi motivi, hai avuto difficoltà in Italia perché la lingua, una cosa e l'altra, guadagnare soldi, trovare un'abitazione. Poi per i bodybuilding inizi alla grande, finisci nella palestra di Mazzaroni. io, Il collego destino, sempre il destino. sì, ma, ho voluto collegare il passato per spiegare che anche se era difficile in Italia, non era l'inferno che io conoscevo. Capisci che volevo dire? Chiaro. Quindi era per me era non dico facilissimo, ma non me ne fregava niente, capisci? Cioè non mi rimbalzava tutto se devo dire la sincera verità, non me ne frega come sono entrato erano tutti grossi, erano tutti campioni. Dico: "Mamma mia, ma
guarda questa gente, si allenavano tutti, ma la scheda. Ma n oc ma queste domande io non l'ho mai fatti, ma quale scheda? E io, c'era vedevo questo come usava l'attrezzo, come se liberava l'attrezzo, bom bom, la panca, oh, metti e ti alleni. Insomma facevo questi 2 ore, ehm, Hai serie. imparato hai imparato un po', come dicevi prima, osservando, un po' come si faceva una volta. Ma l'osservazione per me era una fissa, quindi, tutto il resto era facilissimo, avevo anche una manualità, è una cosa mia personale, cioè non sbagliavo, cioè sbagliavo tecnica perché è anche giusto, no, ma, per il resto, piano piano facevo così, andavo tutti i giorni, era tutti i giorni, non c'erano santi, salvo la domenica, per me era quando, prima di entrare in palestra, facendo la strada, c'avevo, il cuore a 300.000, esattamente come tu, devi incontrare una ragazza, un amore, no, Emozione, emozione. sì, sì, era lo stesso sentimento, Sì. la stessa cosa. Ero talmente furioso, cioè nel senso, non sentivo la fatica, certe volte onestamente c'avevo i crampi, non riuscivo a camminare per strada, ma che me frega? Cosa me frega a me di tutto questo? E il mangiare era onestamente c'avevo il mio budget erano 30.000 lire a settimana, e perché questo potevo spendere. Quindi quando io dicevo certe volte mangiavo la mortadella, questo con l'altro, sì, perché sei cresciuto con la mortadella. Certe volte non riescono a capire la frase. Io mangiavo la mortadella, la mia spesa, settimanale era questo, erano le patate, la pasta, le uova assolutamente fisso, perché tutto questo se vai a vedere costava poco, poi qualche scatola di sardine, 1 litro di latte al giorno, e quando ovviamente me bas c'avevo qualche soldo, e panini con mortadella perché quindi la carne non esiste, cioè ero costretto a mangiare questo perché non c'avevo i soldi, non perché questa era la dieta che m'ha fatto crescere, capisci? E con tutto Giustamente, tu hai fatto quello che hai potuto, poi sei cresciuto perché ci mettevi l'entusiasmo, avevi la genetica, ma non era quella dieta. senza non sono un tipo che dico cavolate, te lo posso assicurare, più andavo in palestra. Ovviamente, il contatto con l'altri era un attimino un minimo perché non c'era il dialogo, no, e tu lo sai, devi parlare con la gente ma dopo piano piano, anche quelli che me prendevano in giro inizialmente per il fatto che sono arabo, queste cose così, mi guardavano, io ero anche, molto furbo perché mettevo sempre la maglietta stretta, sempre quella, quindi con il tempo sembravo più grosso. Sì, ero cresciuto, ma sempre ancora più grosso, e questi mi guardavano tutti i giorni e sono loro che sono venuti a parlare con me. Onestamente certi campioni, gente molto anche molto più grandi di me, mi facevano: no, fai questo, fai quell'altro, ehm, ti stai bene", insomma c'era ho cominciato a essere rispettato. Io non ho mai dato fastidio nel modo più assoluto, a nessuno, questo era scontato. Cercavo di, diciamo, acquistare la fiducia degli altri perché sapevo che, i rapporti umani hanno una grossa importanza. Sì, quindi ti sei in qualche modo integrato un po' alla volta, la Un gente po' ha alla cominciato ad accettarti, tu eri sempre lì, i risultati erano interessanti. Sì, è chiaro che i risultati erano interessanti, io mi vedevo ero cambiato, loro mi vedevano cambiare. Io: "Ma che co" non mi ricordo questo fatto che un giorno, ehm, c'era uno che si chiamava Biscotto, che poi era un pezzettaro, e quelli che, m'hanno visto all'Atena lo sanno questi fatti, insomma. E un giorno era entrato Massaroni, io non lo conoscevo ovviamente, l'hanno chiamato e dice: vieni un po' qui un attimo a guardà questo ragazzo."
Dici: vabbè, Mastroeni parlava poco, faceva complimenti pochissimi, e quindi praticamente dice: "Vabbè, leva la maglietta". Ah, ho preso, ho tolto la maglietta, fai qualche posa, dici, mi ricordo la frase, è tutto precisino. Ha preso e se n'è andato. Passava il tempo, lui ovviamente guardava perché, era uno che anche lui insomma, Sverio non era un. E mi ricordo nel 1984 lui era diventato il presidente di Lanabba in Italia. E Sì. quindi un giorno m'ha chiamato, dici: fammi vedere un attimo come stai? Vuoi fare l'Ercolo Romano a dicembre?" Mi ricordo che forse era stavo a maggio, aprile, non mi ricordo. Io ho detto: "Sì". E io con il tempo ho cominciato un attimino a imparare anche l'italiano, a capire un attimo. Ovviamente facevo schifo come parlavo e vabbè. Gli ho detto: "Sì". Allora l'allenamento era quello, c'era la dieta era sempre quella, perché non si parlava, nessuno mi diceva: "Ah, devi mangiare questo o quello o quell'altro". Io o quello, per me è questo. Siamo arrivati alla gara e praticamente io, nel mio cervello devo comprare il costume. E sono andato a comprare un costume di mare, era rosso o nero, cioè facevo di veramente perché Eh. ma è vero, cioè è così, non è che non sapevo che devi essere, non so, Normale, normale, se uno non sa come può, no? sì, perché a me piaceva il rosso e era c'aveva queste macchie, in costume di mare, e l'olio, non mi ricordo era che tipo di olio, insomma, così al supermercato. E dai, siamo entrati, ti spogli qua, là, riscaldamento, metto l'olio, davo la mano all'altri, e avevo già preparato la routine perché m'hanno aiutato, e facevo una routine diciamo discreta come prima gara, niente di eccezionale. Sono salito sul palco e il primo impatto, mi sono sentito, non è che non mi tremavano le gambe, non c'avevo paura, mi sentivo a mio agio. Ero però molto grintoso, nel senso avevo sono salito sul palco per vincere. Cioè io s salgo su qualsiasi palco, qualsiasi gara, devo andare a vincere. Non avevo paura di niente, non c'avevo il timore. Questo è un Poi atteggiamento, una mentalità da campione. Oggettivamente ti ha sicuramente aiutato, perché allora uno deve dico andare lì consapevole e fiducioso. no, ma onestamente non guardavo l'altri, non è che, questo poi fatto è stato anche quando dovevo fare i mondiali, poi, m'hanno presentato Marco Falcone, dici: "Ah, ma Marco Falcone guarda era già, un campione di". Scusa Magdi, okay, adesso diciamo ci arriviamo. Adesso quindi siamo arrivati all'Ercole Romano, tu la tua prima gara, l'hai Sì, preparata con una routine, ti han fatto fare una preparazione particolare o ti sei gestito tu l'allenamento? è tutto normale, nessuna Grande, lezione. grandissimo. Quindi tu sali sul palco confidente, ti proponi e come finisci? Come finisce la gara? Prima Finissi gara? praticamente anche quando facevo i confronti, perché quella gara, mi ricordo bene, mi hanno messo come taglia alta, e i motivi adesso non hanno nessuna importanza, erano tutti più alti, e oh, che è questa storia? Dico: "Vabbè, 1,73, vabbè". Anche questo non è che ho capito dopo, diciamo, no, motivi. Sono salito, onestamente quando facevo i confronti con loro, facevo una cosa, facevo un passo avanti, perché così li copro io, non mi devono coprire loro. Onestamente anche con il taglia alta, gente che erano più
pesano molto più di me e io ho vinto perché spiccavo. Cioè, Quindi Magdi alla fine prima gara hai vinto, cioè hai vinto la prima gara alla grande. ho Quindi vinto immediatamente, laziali la stessa storia, poi dopo a laziali però ero diventato Media Italia, perché non certo, c'era quindi diciamo hai vinto l'Ercole Romano, poi hai fatto il Mister Lazio, hai vinto pure il Mister Lazio. il Mister Lazio, sono arrivato al Mister Italia e c'era un fatto molto curioso che diceva, ma faceva un po' ridere perché mi sa che abbiamo fatto in Calabria, insomma, una cosa del genere, insomma, stavo con la mia ragazza e salgo sul palco e siamo tutti, il primo round e sei, no, tutti rilassati qua, là, e lì però il costume era diverso, ero un attimino abbronzato, cose così. Facciamo, i primi confronti, mi hanno Magdi dietro. Okay. Oh, praticamente io ho guardato tutta la gara senza fare niente, il che Ah, m'ero veramente preoccupato, dici: "Ma, qua siamo scartati." sì. Cioè proprio c'era la ragazza mia andava in giro a chiedere destra e a sinistra e gli hanno detto: "Ma forse non hai capito, guarda che hanno messo da parte perché ha vinto." Diciamo che Eri questa ta eri talmente superiore che non ti hanno neanche fatto fare i confronti. Dovevano eh, decidere il secondo, il terzo. sì, no, era praticamente l'unica gara che non ho fatto i confronti, però m'ha insegnato una cosa, che puoi vincere da rilassato. Certo. E questo molto importante. Quando c'hai quello che è richiesto, vita stretta, le spalle larghe, sei fatto con una certa maniera, una certa muscolatura, mhmm, e l'altri non c'avevano le chi più grosso di te, però largo di vita, all'epoca ci tenevano a quel erano i parametri che non puoi uscire fuori. Certo. Cioè, no, Quindi Magdi non hai vinto, hai stravinto e sì, ma poi ogni volta vincevo, insomma, finiva la storia, ero contento e poi ricominciavo, tutto da zero. Dopodiché, posso continuare sempre il discorso di legare o sì, 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 no, andiamo avanti. Quindi qui se non sbaglio eri nella NABBA come federazione, quindi hai sì, iniziato nella NABBA, poi sei andato avanti, dopo il Mister Italia, insomma, dei bei risultati. ho fatto anche l'europeo con sempre con Ah, la NAPA, il primo anno fuori classificato perché ero assolutamente un fisico, non maturo, erano tutta i tedeschi, gli inglesi, hai trovato poi il livello vero, no? gare internazionali, Magdi, gare internazionali, quindi Certo, dopodiché l'ho ripetuta, sono arrivato secondo. Poi è successo, vabbè, per motivi sempre che non hanno importanza in questo momento, io ho cambiato, ho lasciato questa federazione, anche se mi dispiaceva, e mi ricordo che m'ha chiamato un personale che oggi ovviamente come al solito non diciamo chi è, che ha sentito che c'è questo Magdi che no, no, guarda, ti va di fare i mondiali? Dico: "Sì". Non okay. Lì mi allenavo ovviamente tutti i giorni, qui Magdi, scusa per gli spettatori, perché è interessato, stiamo parlando della WABA in questo caso, no, quindi mondiali WABA, hai cambiato federazione. ero un ABBA, sono andato con la UABBA. Sì, con la WABA. Eh. E quindi praticamente, "Oh vabbè ti alleni, qua, là, sopra, sotto", e come il mio solito, se tu mi metti in un ambiente che sono c'era gente più grossa, lì che era come il mio solito, io mi alleno per diventare più di te. Cioè devi trovare una motivazione, cioè, Certo. Uno che tu spirito competitivo dai, trovavi la motivazione nel tuo spirito competitivo, agonistico. sì, e questa era c'era Tizio Grosso e io loro mi vedevano cambiare giorno per giorno, il che rimanevano sempre così, cioè non perché poi anche loro insomma, si allenavano, si preparavano, tutto il resto, non è che io facevo qualcosa di più.
molto probabilmente di meno. Ma, E quindi Magni scusa, in quel periodo avevi anche cambiato lavoro, lavoravi in palestra, c'avevi un po' più tempo? qui sì, dopo diciamo ero già lavoravo in palestra, guadagnavo bene perché insomma prendevo circa 2.400.000, cose così, perché lavoravo a percentuale. E quindi niente, andavo la mattina a allenare da questo personaggio e il pomeriggio lavoravo in palestra. E praticamente ecco, mi dicevano: "Oh, vai a fa' il mondiale qua, questo Marco Falcone me l'hanno fatto conoscere, dice questo praticamente era il campione in carica europeo, era vice campione del mondo l'anno dopo, quindi era già arrivato secondo ai mondiali". Sì, sì, Marco Falcone lo conosciamo, cioè lo conosciamo di fama, sicuramente era un grande campione, anche lui con una linea molto particolare, quindi Cer un punto di cer riferimento importante. Sì, me facevano vedere questo, dici: "Ah, mo', guarda stai attento". E io dicevo: "Vabbè, io ho visto Marco Falcone, il problema", questa era la mia filosofia, il problema, dicevo spesso, forse quelli che noi non conosciamo. La gara Sì, sì. era in Francia, no, i mondiali era in quelli che non conosciamo. Quindi, f f ho lavorato sulla sua immagine, ma non tanto, perché io avevo un altro tipo di fisico, un altro tipo di muscolatura, la carta che c'aveva lui, poteva giocare lui, ma non potevo giocare io devo giocare la mia carta. Dopodiché Giustamente. sì, dopodiché praticamente, era così: "Ah, vai a fare i mondiali", c'erano le regole. M'hanno presentato a Piccoli che mo ho detto il nome, vabbè, perché il Sì, sì, ma ci precedente sta, voglio dire, sono i nomi di riferimento delle varie federazioni, dei vari personaggi, ci sta. e praticamente: "No, ma lo sai che noi non vogliamo gli stranieri qui, qua, là". Però, io ho avvertito che, questo qui è una brava persona, anche se ha detto queste cose, ma non era molto probabilmente per un motivo che io già lo sapevo, perché lo straniero che viene a vincere rompere il cazzo. Capisci quello che ti voglio dire? Sì, sì, no, Rompere è chiaro. le palle. M'ha detto: "Vabbè guarda non è che ti mando a fare i ovviamente era tutto a spesa di federazioni, dove andavo io non ho mai pagato niente. Non c'era iscrizioni, queste cose qua. Tu facevi parte della squadra italiana. Ah, però mi devi vincere, il trofeo Linea Sport, se no non vieni". Bene. Quando m'ha vinto al trofeo m'ha visto al trofeo Linea Sport, era rimasto assolutamente Sì, ho gli vinto. dovevi dare la prova che eri un atleta che è di valore, quindi ci sta, dai. Anche lì era una vittoria assolutamente netta, senza ero già più scaltro, avevo insomma sapevo quello che devo fare, non presentavo così all'acqua di rose, no, e quindi praticamente, quel giorno poi dopo, Linea Sport abbiamo fatto la selezione, me ricordo che c'era Marco Falcone, hanno preso Brancati, eravamo noi 3 come medie taglie. I mondiali sono stati fatti il mese dopo. Quindi stiamo parlando del 1989. 89, sì, esatto. Quindi se tu fai il calcolo, dall'Ercolo Romano a vinci i mondiali erano passati solamente 5 anni. Poco, Voglio relativamente poco. Per uno come me sì, sono pochi, Diciamo che sei esploso rapidamente, come tutti i talenti vengono fuori presto. sì, diciamo di sì, ma io, personalmente non avevo fretta, cioè io crescevo perché crescevo. Ci sta. Non è che io spegnevo per crescere, cioè devi capire la Chiarissimo. frase. No, no, ma è chiarissimo quello che dici. Poi parleremo anche un po' di allenamento e alimentazione, più Quindi avanzata, no? siamo partiti e la gara era 2 giorni,
pre-gara, poi gara il giorno della finale, il giorno dopo, ho vinto mondiali e lì veramente sono stato massacrato nel modo più io non ho mai stancato in una gara come questa, perché a tutti tu calcola, metti e tagli, ti mettevano paura, ma non perché erano tipo una cinquantina di atleti. Tanti. Il il palco era grandissimo, e io c'ho qualche foto, era grandissimo, entrava la prima fila, usciva la prima fila, c'era anche la seconda fila. Cioè erano Sì, sì, tantissimi. c'erano tanti atleti. Sì, quindi praticamente m'hanno chiamato a tutti i confronti e non c'avevo più fiato, però tiravo, cioè continuavo. Ho fatto praticamente tutto quello che avevo dentro, ho vinto la gara, poi, diciamo, Chiaro il Magdi, dai, tu in quel momento eri il migliore e hai vinto. Hai vinto alla grande e è stata una grandissima anche soddisfazione, credo, campione del mondo, non è da tutti. E una domanda, quali erano le tue statistiche quando hai vinto il mondiale? Tipo 1,73 m, quanto pesavi allora più o meno, se ti ricordi? ai mondiali me ne ricordo 97 chili. Ah, però sei sempre stato molto massiccio e muscoloso e anche ben proporzionato, quindi sicuramente Un tipo di muscolatura molto compatto, no, che, sì, sì, sempre con proporzioni. La mia fissa era la vita ci tenevo tanto, quindi spanciamenti, queste cose così non esiste. Anche quando sono arrivato a 104 chili, nel modo più assoluto, certo. avevo sempre un fisico molto proporzionato. Uscendo dagli anni '80, no, quindi c'era un fisico classico che era il top, un fisico che piace ancora oggi. E poi ognuno c'ha le sue caratteristiche, però io ci tenevo, cioè secondo me si possono vincere le gare al primo round, quando è il primo impatto, quello, perché se Sì, non se sei molto superiore sì, Coleman vinceva al primo impatto, tu hai vinto al primo impatto perché eri molto superiore alla concorrenza, dai. Ma come package, come complessivo. diciamo il mio ideale è un Bo Paris. Ecco, Certo, certo. praticamente sì, dico Steve Reeves, anche se tanti non sanno, cioè, questa è la mia ottica di vedere. Il fisico deve essere così, a prescindere se sei grosso o piccolo poi, Certo. non era Quindi delle proporzioni di un certo tipo, un fisico classico, giustamente muscoloso, ma che abbia una linea con spalle più larghe della vita, insomma una linea V e tutto il resto in proporzione. Ottimo, quindi campione mondiale WABA, grande soddisfazione, e poi passi alla IFBB. e poi dopo, siccome poi, è il discorso questo, sempre il discorso di carattere, io sono molto ambizioso e volevo poi, fare, il culturismo vero. Cioè, io volevo confrontarmi con i migliori. Ho beccato il periodo peggiore perché erano mostruosi. Quelli che non hanno visto questi personaggi, anche se tu guardi la gara, tutto quello che ti pare, non si rendono conto, te lo posso assicurare, come quando li vedi dietro al palco. Sicuramente gli anni '90 sono stati tra gli anni più competitivi di sempre, quindi è proprio il periodo più duro che ti poteva capitare. Erano tutti, poi mettevi tutti in fila, e questo c'aveva il suo fisico, quello c'aveva il suo erano assolutamente, non c'era somiglianza, erano tutti belli, spaventosi, ognuno rappresentava la sua personalità, il suo fisico. Tu lo sai, c'ho il Ray perché questo c'ho il Ray, non lo Cer posso scambiare con un altro atleta, capisci? Poi posso fare un'ipotesi anche, Maghi, loro campionissimi, intoccabili, non discuto, ma il fatto che tu venissi dalla WABA forse non ti ha dato un grande aiuto, perché sai chi veniva da un'altra Sì, federazione magari sì, ma questo poi è quando capisci che significa il mondo del culturismo, lo devi capire in fondo, perché, c'è tanta gente che parla senza sapere le cose. Onestamente, l'IFBB non è che c'aveva tutti i torti. Cioè, è politica, questa si chiama politica. Ce l'abbiamo presente i partiti nostri? Ognuno parla male deve distruggere la, cioè, questa politica, e politica significa soldi. Quindi io, i miei campioni sono i migliori.
vuoi venire con noi? Benissimo, non ti pensare che quando sono entrato a gareggiare non sapevano chi sono, non è vero niente, lo pensi te, lo sapevano benissimo che cosa ho fatto e cosa non ho fatto. E il fatto che ti fanno pagare, che non è stato il caso mio onestamente, no, perché devi essere onesto. Ho visto campioni molto più validi di me, sono stati castigati. Sapete Ah, il motivo, qual è il motivo? Adesso, quelli che parlano di pro, questo, quell'altro, il motivo è molto semplice. Quando tu ti presenti con questi mostri, primo sei uno di tanti. sì. 2, questi mostri, quelli che noi conosciamo tutti, gareggiano per i soldi, non per la co Professionisti. loro partecipano per i soldi, gli interessa i soldi. Cosa significa? Come rimediano i soldi? Hanno i loro sponsor. Come vedi lo sponsor in America? In America è un mercato molto vasto. Che significa? Significa se entra Sean Ray, c'ha il suo pubblico. Se entra, non lo so, Kevin Levrone ha il suo pubblico, Flex Wheeler c'ha il suo pubblico, ognuno c'ha, e quindi che significa perché 20? Cioè in America non è: "Ah, hai vinto il Mister Olympia, sei tu che guadagni e tutti gli altri no." Non è vero niente, non è vero assolutamente, devono accontentare tutti i gusti, perché così il numero deve essere molto ampio di la gente che viene, altrimenti è una nicchia Piccolissimo, certo. capisci? Quindi se tu arrivi là, cosa ti serve? Oltre, allora o entri subito come Dorian Yates, asfalti tutto, tutti, e non è stato solo lui, no? O praticamente sei uno come tutti, attiri, hai sponsor, allora ti metto al posto tuo perché intorno a te girano interessi. È così Magdo, è chiarissimo che ci sta. E questo m'è stato detto chiaro, nel senso l'ultima gara, al '94, ehm, e stavo in forma e mi ero presentato con 4 chili di più, ehm, perché lì poi dovevi capì, ma questi sono grossi e anche tirati. Allora, che faccio? Vado come la canna tirato che non mi guardano proprio o trovo, no, Certo. un attimino sono andato con 104 chili miei che erano buoni, ma per me buoni. Cioè Sì, capisci qual per me erano buoni. per te erano buoni, per i giudici magari per i confronti potevano non essere sufficienti. E m'è stato spiegato quella volta, oh, ma dico: "Ma com'è questa storia?" Ogni volta 12°. Vabbè, d'accordo. Allora, io veniva con me sempre un amico mio medico che parlava l'inglese perfettamente, era uno sapeva parlare, no, quindi Sì. alla sera m'hanno dato il foglio di, ti danno il foglio di voti, come sei arrivato, cose così, vedo la Sì? classifica e vabbè, dico: "Senti mo", e ho visto uno molto famoso che era presente in tutte le gare, Grand Prix, Mister Olympia, la voce quella squillante che sapevano tutti all'epoca, non adesso, non dico ovviamente il nome, e stava lì al bar, io ho detto: "Senti mo, gli dobbiamo chiedere". Si me sono av siamo avvicinati, lui m'ha guardato: "Oh, ciao Magdi", qua là m'ha abbracciato, ovviamente in inglese. Quindi Dico, stai parlando comunque di un giudice, di un giudice di diciamo, gara. sì, sì. E praticamente dico, e io dico: "Cazzo, questo si ricorda del mio nome, sono qualcuno". Loro si ricordano, perché si ricordano, non è che non si ricordano, m'hanno Comunque visto lì. Magdi, voglio dire, scusa se ti interrompo, cioè anche arrivare al 12° vuol dire essere al 12° nel mondo, quindi voglio dire erano i migliori atleti del mondo, quindi non eri mister nessuno e non eri proprio nei primi 10 della Ah, ma,
però a un certo punto devi capire certe cose. Io ogni gara mi insegnava qualcosa. Infatti tornavo, cambiavo tutto, cancellavo tutto quello che facevo altre cose. E quindi praticamente, dici, "Oh Magdi, qua là". Il mio amico subito è entrato nel discorso, e lui ovviamente ha capito, m'ha messo la mano sulla spalla, e ha cominciato a parlare inglese. Mi ha detto: "Adesso io, ti parlo e non mi devi interrompere". Era anche duro, cioè non era, no, facciamo amici, no, era anche tosto, m'ha spiegato, dici: "Tu non hai sponsor. 1, te presenti sempre a nome dell'Egitto, come mai?" Veramente io ho vinto mondiali, poi il video lo vedi, per l'Italia, non m'hanno presentato, e vabbè lascia sta, dici: "Okay, non importa che non c'hai lo sponsor, adesso ti spiego come funziona. Tu la prossima gara, io ti voglio a 110 chili. La tua struttura meno di così non ti devi presentare, e ti dico, tu con 110 chili tirato comunque non vinci." Capisci quello, il discorso qual è? Però stai in questo livello, quindi se tu meriti il quinto posto, io ti do il quinto posto anche se non ce l'hai sponsor, Certo. se vedo che la gente è interessata. Se meriti il sesto, ti metto al sesto. Oggi come oggi, se tu meriti il decimo e io ti metto il dodicesimo, credo che non te ne frega un cazzo, nel senso, non fa differenza. Capisci qual è? Chiarissimo, chiarissimo. Dai, E questa era la sua lezione. Dici, l'ultima cosa che m'ha detto: "Devi spingere sul gas. Tu sei un natural vicino a questi". chiarissimo, chiarissimo Magdi. Comunque Altro dai, hai fatto. Era cioè chiaro che si parlava di GH, così per ma sì, ma hai fatto benissimo a dirlo perché il problema è esattamente quello. Del resto voglio dire, se posso dire una cosa, tu hai fatto diverse gare, almeno 4 o 5 Grand Prix, nei quali magari non sei arrivato nei primi 10, comunque sei sempre stato tra il 12 e il 14, il 12° e il 14° posto, comunque sia, e hai ero fatto, poi mi meglio. spiegherai tu meglio, ma hai fatto una scelta, secondo me giusta, di non esagerare, diciamo, coi farmaci, perché però adesso tu sei qui a parlare con me, e se vogliamo dire il buon Momo Benaziza non c'è e Sonny Smith non c'è neanche lui, voglio dire, gente che magari ha spinto più sul gas, però Sono d'accordo su quello. E il discorso che io devo essere sincero, perché tanti non lo sanno il perché ho lasciato. spiegalo, spiegalo tu perché, solo tu lo sai. Non è che io ho lasciato, ti dico la verità, se io potevo fare GH lo facevo, ma non c'avevo i soldi. Questo Chiaro, non significa che poi lo facevo a vita. Lui diceva: "Quando hai fatto quel salto in più, e poi dopo stabilisci tutto, devi fare un salto, altrimenti non stai con questi", capisci? chiarissimo. Tan Tanti hanno usato questo prodotto, anche al laziali adesso, non so. Quindi Sì, ormai praticamente è pochissimo, tra GH e insulina adesso è diventata una poi non voglio parlare proprio di, odio parlare di chimica, non era quella la mia cosa che mi interessava. Era un mezzo che, voglio dire, no, quindi praticamente, ho detto: "Okay, io prendo 1 anno di pausa, cerco di Quindi mettere, diciamo siamo nel 1994, Magdi, hai fatto le tue ultime gare da pro, quindi se mi prendo un anno di pausa, no, prendo 1 anno di pausa, cresco piano piano, cerco di mettere i chili, eccetera, eccetera, e gareggio il '96. Quello che è successo poi, guarda caso, '96 mia moglie s'è ammalata di uh, e praticamente abbiamo scoperto con il tempo che c'aveva non solo il tumore, perché il tumore lo puoi togliere, era la metastasi. mh. E quindi praticamente 10 anni a seguire mia moglie. Allora tu mi puoi dire
che fai? Vai a fa' lo stronzo o segui tua moglie? No, no, perché poi certe volte io sono anche molto crudo, ma non sono con le persone, sono crudo con me stesso, perché questa è la realtà. Ecco che significa: ti devi adattare alle situazioni. Non esiste un culturista, non esiste il culturista. Ho fatto tutto il percorso con lei, anche quando all'ultimo, praticamente l'ultima risonanza sul cervello era invaso e praticamente m'hanno detto che c'ha 3 mesi. Io già c'avevo la 104, lo sai che vuol dire la 104? Sì. E quindi praticamente, all'epoca facevo poi la guardia giurata, avevo lasciato perché dopo Sì. non si guadagnava più, quindi non puoi insistere su una strada, devi cambiare. Ho preso la 104 e praticamente quando loro sanno che c'è una persona, che, sta per morire, diciamo, con questa malattia, avvertono che ti vengono a casa i come si chiamano? I sociali, i medici sociali, una cosa Sì, del assistenti sociali, sì, e quindi era medico e mi diceva: "Guarda mo, tu chi sei?" "Sono il marito." "Okay, ehm, allora c'hai 2 soluzioni: o mi firmi che noi la portiamo dentro una struttura", perché poi ovviamente era digitale, non c'era nulla da o se rifiuti allora noi ti mandiamo infermieri, l'alimentazione era praticamente si alimenta tramite ovviamente avena, non c'era sì, sì, flebo. il flebo, eccetera. Dico: "No, io non ti firmo niente, non la lascio perché comunque sia lei si fida di me." Era quello il discorso. Tu puoi anche, comunicare con un morto, ma riesci a comunicare. Il problema oggi come oggi non riescono a comunicare con nessuno. È difficile. Quindi, ho voluto farlo fino all'ultimo è morta davanti a me ovviamente. Mi ero imparato tutto, ovviamente chi la cambiava? Io, facevo tutto Certo. io. Non mi schifava niente. Perché non mi schifava niente? Perché intanto è una persona lascia stare che mia moglie ha bisogno di aiuto. Certo. E io ho lavato anche i cessi all'inizio, quindi sì, ti schifi, ma ti schifi, però non importa, no, capisci qual è il discorso? Do Chiarissimo. dopo che è morta ho fatto tutto, il dovuto, ero ovviamente cioè mi sono trovato nella vita tutta cambiata, ecco ricominci da capo, ricominci, quindi Hai per me dovuto reinventarti una vita, quindi sei uscito dal bodybuilding per assistere tua moglie, poi purtroppo tua moglie è deceduta, e hai dovuto reinventarti una vita. ovviamente erano passati questi 10 anni, io ho continuato a fare il lavoro, non mi interessava proprio nulla di allenamento, questo con l'altro, né gareggiare proprio nel modo più assoluto. Ogni tanto magari sì, mi iscrivevo 1 mese, poi lasciavo, cose così. E mi ricordo che un giorno uno m'ha chiesto su Facebook, no, avevo Sì, scritto siccome io ho scritto qualcosa e ho detto: "Ho lasciato per questo motivo", dice io quando senti la risposta: "Quando è morto mio padre il giorno dopo stavo in palestra". Io ho detto: "Senti, tu non sei me, e tu no, ma vivi Magdi, non è il tuo quindi il tuo non è percorso. non è che io se dopo non lasciavo la cioè perché se tu vai il giorno dopo perché se no perdi il Mister Olimpia. E cazzo, ma che discorsi sono? Ma infatti Magdi tu stai portando a galla dei valori umani che vanno ben oltre il muscolo, cioè voglio dire, Sì, hai fatto un percorso encomiabile, voglio dire un percorso che non tutti e quindi ti ammiro per questo, hai capito, perché voglio dire non è da tutti e ti c'è un lato vengo umano molto importante, questo fa la differenza, hai capito? allora il discorso questo è anche semplice, io sono uno concreto, tu sei allora l'essere umano, un culturista è un essere umano, giusto? Ma un essere Certo, umano non è un culturista.
È una frase forse difficile o facile da capire. Quindi bisogna distinguere, bisogna distinguere. Tu fai il culturismo per una passione o perché sei un professionista, ma devi curare il lato umano, cioè devi avere una cultura, devi saper parlare con la gente. Non esiste solo i culturisti perché parlano solo e solamente di un argomento. E questo è un messaggio importante, perché poi la gente parla mai dei bodybuilder, dei culturisti, perché poi sono un po' egocentrici, monotematici, invece bisogna saper apprezzare tutto il mondo intorno, no. Comunque dai, questo ti fa onore sicuramente. Senti, giusto per ricapitolare un po', perché siamo è già un'oretta che stiamo parlando, Sì, parliamo un po' della tua come è evoluto il tuo allenamento e la tua dieta. All'inizio dieta come potevi, allenamento come vedevi gli altri, no, dopo quando eri un pochino per il mister universo, no, o anche da professionista, quante sedute facevi alla settimana, serie, torno eri sempre da come sono iniziato. pesi Torno se alti, molte serie, poche serie, cose del Sì, per dare un'idea, no? io praticamente, non ho mai avuto una scheda né all'inizio, né adesso, né quando ero sotto per me le schede, per il mio pensiero, perché devi avere anche il tuo pensiero, un limite, mi limitavano. Io non devo avere una scheda a mano. Io so che oggi devo fare il petto o c'ho una carenza o devo entro, punto. So quello che devo devo contare? No. Che devo cioè perché devo andare con l'orologio in mano 30 secondi? Cosa significa questo? Che tu praticamente sei come una macchina. A me mi dicevano: "Ah, non sei preciso, non sei uno che si allena bene, non sei uno che mangi come si deve, devi pesare, c'è u una chicca di riso in più, te la levi". Eh sì, te la levi te, non io. Non io. Se c'era Certo. sotto gara, se andavo a mangiare la torta, ma non facevo nemmeno nel modo più assoluto scrupoli. Non mi interessa quello che si pensa di me, non è quello. No, ma Io chiaro, poi voglio dire, se i risultati arrivavano comunque, voglio dire, meglio per te, complimenti a te, insomma. ovvio che potevo fare di più. Ma il potevo fare di più non significa niente. Chi oggi: "Ah, io se ritorno indietro", non è un discorso, però il mio approccio palestra era seguire solamente quello che mi dice la testa. L'istinto dai, tu eri istintivo, il tuo istinto ti ha suggerito bene, perché in qualche modo, diciamo, avevi un buon rapporto col tuo corpo. Sì, avevo profonda conoscenza di me stesso, ho dovuto lottare tantissimo per tanti anni, ancora adesso con i miei difetti. Ti devi guardare, devi dire: "Io sono questo, quello". Se c'hai la forza di farlo per migliorare il non l'aspetto fisico, cioè no, è quello il Cioè, discorso, altrimenti t'affondi perché poi diventa non hai affrontato molti discorsi che migliorano la mente. Ecco perché se io mi riposo tra una serie all'altra non conto niente, non conto quanto tempo, perché quando sono pronto entro un'altra cioè, volta. Dov'è il massimo? Quando dico sento quello che si dice oggi: "Devi sputare sangue in palestra perché io vomito in palestra", tutte queste cazzate immense. questo è marketing dai, è marketing. Io non ho mai vomitato, non sono mai svenuto, ho fatto quello che per me era il massimo, se per un'altra persona un minimo non importa. Voglio dire, che cosa è in poche parole la mia filosofia, diciamo così: se tu cresci facendo solamente 2 serie, per me va bene. Se cresci con la panca con solo 50 chili, per me va bene. Se fai 20 serie e cresci, per me va bene. Se non riesci a crescere, allora è un problema tuo. Non Certo. è il Sì, non c'è la schedina magica, cioè ognuno deve trovare un no, po', diciamo, quello che funziona per sé, se ha il potenziale effettivamente, se no, in certi casi non c'è modo di far uscire un fisico, perché comunque magari non ci sono le caratteristiche, no?
Sì, questo era quello, nessuno mi ha insegnato, devi pensare in questa maniera o devi fare questo, devi fare... È normale che io ho rubato, è normale, questo era per me essenziale. Se io ho visto i campioni da Massaroni, ma erano tantissimi che sono andati da Kawak, Buchanan, ho visto Samir Bannut, abbiamo parlato. Ogni volta andavo dove c'erano i campioni e i campioni rubavo sempre. E ti Diciamo posso che acquisivi informazioni più che rubare, ma tu capivi, vedevi cosa facevano gli altri e si cresce così. devi prendere quello che ti serve, quello che non ti serve, scarta, perché lo sai che non ti serve, che non ti fa effetto. Certo. Quindi quello era il discorso. Ecco perché poi si può parlare di old school o new school, possiamo anche parlare, non lo so. Sì, no, è chiaro, diciamo, è chiarissimo. Magari avremo modo di fare altre discussioni su old school, new school, tutto quello che vuoi. Comunque quello che hai sintetizzato tu è che giustamente uno comincia ad allenarsi, quando esce dalla fase principiante deve cominciare a capire come il suo corpo, come deve allenare il suo corpo, perché hai capito? L'allenamento istintivo diventa importante perché se no Sì. Ogni magari volta che comunque esci dalla palestra ti devi considerare un essere umano, non sei un culturista. Non sei, perfetto, guarda devi Magdi, io essere volevo umano. chiederti appunto per fare un po' una chiusura, no? Uno volevo dirti, e tu comunque rimani un esempio per come sei stato come uomo, un percorso difficile, perché sei venuto dall'Egitto, oggettivamente da un... Lo so, perché Ma no, diciamo, lascialo dire a me che magari ho avuto una vita più semplice. Un percorso difficile, ti sei dovuto adattare molto e dopodiché sei riuscito a crescere, hai trovato nel bodybuilding una tua strada. certo, Hai dimostrato un valore umano non indifferente perché comunque quando tua moglie ha avuto dei problemi hai seguito lei piuttosto che inseguire una carriera più vana, diciamo, quindi complimenti a te e ancora oggi sei in una forma a 66 anni che pochi possono permettersi, perché io ti vedo su Facebook o su Instagram e so bene che continui a lavorare e lo fai alla grande perché lo fai bene. ho, Hai ancora un fisico notevole, hai ancora un fisico notevole. ho ricominciato nel 19, dopodiché è arrivato il Covid, hanno chiuso la palestra, però Quello ci ha messi tutti KO. E eh, per chiudere, scusa Magdi, scusa se così, grasso così. eh beh, quello se uno si lascia andare e gli piace mangiare succede, no, però ad abbiamo visto che hai recuperato una gran forma. Ti volevo chiedere, giusto per chiudere, che consiglio daresti, diciamo così, ai giovani? Noi sappiamo, da quello discutendo con te, che sei un estimatore del fisico classico, quindi oggi come oggi sarebbe più la classic physique, la categoria classic physique con l'open. Sì, Ci sì, sta. sì. Steve Reeves e Bob Paris ci hanno ispirato tutti. Tu oggi cosa consiglieresti? Un tuo consiglio a chi si avvicina a questo sport oggi? Molto spassionato. Ma questa è una domanda che preferisco, cioè posso darti una risposta, forse mi piace o non piace, ma potrebbe essere una risposta che serve a tutti quelli che fanno i coach. Devo creare un rapporto con i giovani, devo sapere se il giovane ti dice, gli dice non mangiare la pizza, non fare questo, devi fare un culo così, ma che cazzo dici? Ma quello non ti sente proprio, e anche giustamente, perché i ragazzi ci vogliono divertire, già tanto che vanno in palestra, ti devi adattare. Ecco, ritorniamo, vedi dove ritorniamo? Da come ero ragazzino, ti devi Certo. adattare. Ma è chiarissimo Magdi, il tuo è un discorso chiarissimo e coerente. Quello che mi sento di dire, quindi il consiglio che ti sentirai che potresti dare al ragazzo è: inizia giocando, inizia ad allenarti senza stressarti con diete, cose varie e se pian piano la passione cresce, poi approfondisci come risponde il tuo corpo, eccetera, eccetera. Cioè bisogna distinguere, no? Quindi io un ragazzo per me già sono contento che lui si allena e deve essere un approccio non senza pressioni, perché scappano, e tu lo sai i ragazzi No, ma è non così, ma poi moltissimi iniziano, poi dopo 2 mesi spariscono. questo poi è normale perché come tutte le cose, anche noi all'inizio c'era quello che iniziava, poi mollava e trovi tanti che continuavano. Questo è un percorso normale, non c'è nulla di strano.
E i fenomeni, cioè voglio dire, no, Maradona si poteva permettere di non fare allenamenti, andava a fare la partita e faceva un culo così a tutti. Che facciamo? No, è Ah, chiaro, è chiaro, è chiaro. Diciamo c'è sempre una componente genetica o di talento che è imprescindibile, cioè a livello di campione è imprescindibile. sì, ma a me mi criticano perché fanno così: "Ah, tu sei tutta genetica", perché mi vedono che faccio allenamenti normali, tutto il resto. Siccome ho capito il senso, quello che c'è dietro, dico: senti, purtroppo, non è colpa mia, che devo fare?" Cioè No, no, ma Magdi, voglio dire, tu hai un'ottima genetica e questo non si discute, buon per te, siamo contenti, però sei anche uno che si è allenato per decenni. Cioè voglio sì, dire, eh, quindi non è semplicemente uno vabbè si può allenare morendo sotto ogni serie che poi non serve a niente, cioè voglio dire, sono onesto. Questi qua molto probabilmente, e ti dico onestamente, hanno fatto un culo così in palestra. C'è gente che, si è allenata molto più di me, sono cer onesto. certo, Ma ma no, non dubito. cioè voglio dire, non puoi odiare tutti, non puoi sputare veleno a destra e a sinistra, è sbagliato, perché così non puoi nemmeno la critica continua verso tutti, verso anche obesi. Ma no, ma non puoi offendere la gente grassa, perché poi, sono se dovevano venire da te per qualche consiglio, non ti considerano più. Cioè, Certo, sì, giustamente si offende, la gente si fa paura. ma io sento certe frasi tipo la busta di piscio, no, sono cose, No, ecco ma perché capisco. no, le Sì, sì, leggi. ma scusa, adesso Magdi, per riassumere, le leggi allora ci sono nel bodybuilding ci sono i grossi, i secchi di merda, scusami, e le Sì, buste di pizza. Scusa adesso volendo essere molto seri, lo sappiamo bene come succedono sui social o anche nella vita, no, ed è un peccato perché comunque non tutti vivono la palestra con la stessa interesse, con la stessa intensità, quindi no, perché poi voglio dire, anche chi c'ha la palestra non mi puoi dire: "Cazzo, io faccio solo la palestra come dico io, solo, old school, queste cazzate qua, chiudo il giorno dopo." Ma già hai è così, clientela. è così, è così. Comunque no, no, ma hai ragionissimo dai. Uno deve vivere a palestra un po', cucirsi anche su quelle che sono le sue aspirazioni e il suo talento, quello che può fare. Comunque Magdi, io ti ringrazio molto, per la lunga chiacchierata, è già 1 ora e un quarto, per cui magari avremo modo di discutere Fatto di la altri testa temi, quindi non è hai capito, possiamo approfondire in altre sedi, adesso è già una chiacchieratona. Ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità di essere venuto sul canale e buona serata e ci aggiorniamo una prossima volta. Grazie per averci raccontato la tua esperienza, un'esperienza non grazie. comune e molto interessante. Se serve a qualcuno, serve a qualcosa, Dai, tutto il mondo ti grandissimo. Magdi campione del mondo, grandissimo. Ciao Grazie. Magdi, buona Ciao. serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Riassumendo, Magdi Makran è stato uno dei migliori culturisti cresciuti in Italia negli anni 80-90. Personaggio davvero interessante, grande campione, ma anche uomo di solidi principi, che nel corso della vita ha dato prova di grande umiltà e spirito di adattamento. Di lui ci piace il suo essere rimasto con i piedi per terra, nonostante gli innegabili successi ottenuti in carriera. Un individuo schieto e sincero che dice le cose come stanno, senza raccontare favole. Un uomo che ha superato il test del tempo, che ancora oggi, a 66 anni di età, continua ad allenarsi ed esibisce una forma fisica invidiabile. Noi gli auguriamo ancora tanti anni di salute e serenità. Avanti così, Magdi! Ciao, alla prossima!